Buongiorno a tutti e buongiorno a tutte. Oggi sono venuto a Taranto per iniziare a documentare un po' la street art in questa città. Sono gasatissimo perché è una città che visito per la prima volta, quindi oggi vado anche un po' a braccio. Iniziamo. Taranto è sicuramente la tappa più complicata di questo tour che sto facendo in giro per l'Italia, perché mi sono dovuto fermare a Bari e spostarmi in auto a Taranto, quindi la devo fare in giornata, non ho tante ore anche perché fa caldissimo, c'è un sacco di sole e mi sto organizzando alla meglio. Principalmente gli interventi di muralismo urbano si trovano in due quartieri. Uno dei due è questo in cui mi trovo ora, Salinella. Ho letto che questo quartiere è citato persino all'interno di antichi testi di Plinio il Vecchio, poiché qui esistevano due laghi salati da cui veniva estratto un tipo di sale bianchissimo e finissimo, cosa che oggi non so se viene ancora effettuata. Detta questa piccola perla storica, parlando di Salinella, quello che ho scoperto è che questo quartiere nasce intorno agli anni 50. È una cosa che è successo molto spesso nella città, cioè per il sovraffollamento del centro si decide di spostare la popolazione all'esterno, creando una specie di quartiere satellite. Tra 50 e 60 vengono quindi edificate tutta una serie di palazzine popolari e il piano all'inizio ha anche un buon effetto, tant'è che nel giro di poco tempo questo spazio da quartiere periferico diventa un polo funzionale e quindi viene adottato il nome di Salinella in onore di quanto dicevo prima. In questo quartiere ci sono due particolarità che mi hanno colpito. Il primo è che la maggior parte delle vie ha un nome che richiama un fiume, un lago o un mare, quindi legato all'acqua. La seconda è che questo quartiere è soggetto a inondazioni. È una roba stranissima per me, ogni tanto mi sembra un fanciullo che scopre le cose. Effettivamente tutta questa zona è soggetta a inondazioni, cosa per me stranissima da pensare perché sono abituato a pensare alla mancanza di acqua nel sud Italia, eppure è così. Quindi fatta tutta la presentazione, adesso è ora di iniziare a scoprire il quartiere, perché qui ci sono decine di muri da vedere, cercherò di mostrarveli tutti. Andiamo! Mi sono fermato un attimo all'ombra perché fa davvero tanto caldo. Camminando qui per il quartiere ho avuto modo di parlare con una decina di persone, giovani, uomini, donne, vecchi, vecchietti. Ho avuto feedback discordanti. Ci sono delle persone che sono molto contente di avere questa tipologia di arte nel quartiere perché svegliano e vedono qualcosa che non è solo una sporcizia. Altre però mi dicono bello. Ma il problema non sono i muri, il problema è quello che c'è per terra. Infatti purtroppo le strade sono veramente molto sporche, dovuto anche al vento questa cosa che porta in giro tutto. Però probabilmente il comune potrebbe fare un lavoro in più per quanto riguarda la pulizia del quartiere e di questo ne gioverebbero tutti. Detto questo, riprendiamo ad ammazzarci di sole e andiamo a vedere gli ultimi muri del quartiere. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, no, this my town. If I want that shit, then I'll get it right now.
I'm losing it, the noose it fits, I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh, I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Prima di ripartire o cambiare quartiere, segnatevi assolutamente di passare anche da via Ancona nella parte rialzata, perché qui ci sono 3 muri. Tra questi c'è quello delle mie spalle, che secondo me, per i miei gusti, è tra i più belli di Taranto, però a me piace lo stile di quest'artista. yeah. There's no mercy in this world, just hunger thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. Torniamo a noi. Perché ho inserito Taranto nel mio on the road fino al Sud Italia? Poiché qui per diversi anni si è svolto uno dei festival più importanti e più interessanti del Sud Italia, ma anche d'Italia, cioè il TRUST, Taranto Regeneration Urban Street, che si classifica come un festival permanente di arte urbana. L'obiettivo di questo festival è quello di valorizzare le aree urbane mediante l'utilizzo di arte contemporanea, in questo caso l'utilizzo del muralismo contemporaneo urbano, con l'obiettivo di far parlare il territorio, far colloquiare le persone con l'arte, creare delle conversazioni, insomma, andando a lavorare in quartieri che spesso sono dimenticati, cercando anche di trasformarne un po' la paesaggistica urbana e soprattutto l'idea di essere dei quartieri poco attrattivi. Sono ancora poco attrattivi? A mio parere sì, nonostante i muri e il progetto sia molto bello. Ci sono altri problemi da risolvere in questi quartieri e non sono facili. Io sto registrando nel 2024 in estate e purtroppo il festival si è un attimo arenato dopo l'edizione 2022. Questo non vuol dire che non ci saranno nuove edizioni, anzi io lo spero. È anche per questo motivo che ho deciso di inserire Taranto tra le tappe, poiché il rischio di non vedere più nessun muro nuovo e quindi vedere il progetto fermarsi può portare anche alla cancellazione di tutto quello che il festival ha fatto e pian piano al deterioramento dei muri. Tutti i muri che vedremo insieme sono ancora ben intatti. Segnatevi che è 2024, se state vedendo questo video più avanti qualcosa potrebbe essersi cancellato, quindi correte assolutamente a visitare Taranto. Prima di passare a vedere tutti i muri, ci tengo a ricordarvi che questo video, come tanti altri, è sponsorizzato da Disagismi Urbani, che è la mia newsletter, nonché il mio podcast che vi invito ad andare ad ascoltare. Non so dire con precisione in che quartiere sono in questo momento, non mi ricordo neanche il nome della via, però lo inserisco nell'articolo e lo trovate anche sulla mappa di Trust. Ho allungato un attimo per vedere il muro di Yorit, perché è veramente qualcosa di strong. In questo caso Yorit ha rappresentato il volto di un bambino, che è la prima vittima accertata per i veleni dell'Ilva. Se non conoscete la storia dell'Ilva e Taranto, dovete andare a informarvi perché è fondamentale per la storia d'Italia. L'ho visto arrivando in macchina, ha un impatto veramente forte e conoscendo il messaggio che c'è dietro ha anche un muro spettacolare. Ora mi trovo nel quartiere Paolo VI. Segnatevi che è necessario muoversi in macchina o in motorino massimo, impossibile farlo a piedi, impossibile arrivare da un quartiere all'altro con i mezzi. Assolutamente in macchina sono molto distanti, parliamo di 20 minuti di macchina. Detto questo, qui in questo quartiere si è svolta la prima edizione del Festival Trust ed i muri sono stati eseguiti in tutta una zona del quartiere sugli edifici che sono chiamate le case bianche, ma c'è anche un muro sulla biblioteca Clavio. Una cosa positiva, c'è un bel venticello, quindi nonostante ci sia un sole clamoroso non sto morendo così tanto di caldo.
Questo è un quartiere che ha una vita abbastanza recente, alla fine è nato negli anni 80 con un progetto che prevedeva grandissime cose qui, ma come spesso succede il progetto dopo un po' di tempo si è fermato. Motivo? Chi lo sa. La cosa sicura è che i piani iniziali non sono stati seguiti, quindi adesso si è tutto un po' bloccato. Strano che in Italia succedano queste cose, non è il primo quartiere in cui sento e scopro di situazioni del genere, e mi spiace dirlo, però troppe volte viene data poca voce a queste cose, viene data poca voce alle situazioni del genere. Bisognerebbe parlarne di più. L'arte urbana e soprattutto il muralismo urbano contemporaneo sono una delle armi più potenti per parlare di situazioni del genere, perché è una tipologia di arte che può dare tanto e può portare tantissima attenzione, può parlare con le persone, può parlare con le istituzioni, creare un dialogo con le persone del quartiere e chi magari si trova nei municipi. Però molto spesso sono le persone che sui social parlano di arte urbana e di street art che non pongono il giusto focus e non fanno le giuste domande. Fare così non serve a nulla. L'arte urbana nasce anche per porre attenzione sui problemi. Le persone come me possono essere la voce in più, possono essere una cassa di risonanza per cercare di diffondere e far capire quali sono i problemi, perché non è che con un muro si risolvono le cose. I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take a new song. And you cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough as Prima di salutarvi ci tengo a nominare Golia Urbana, che è l'associazione che si è occupata per anni di organizzare questo evento e di portare gli artisti su un territorio che fino a qualche tempo fa conosceva pochissimo il concetto di arte urbana e muralismo contemporaneo, mentre adesso è una delle città pugliesi con i muri più grandi e con tantissimi artisti di livello internazionale. Spero che nei prossimi anni si potrà riprendere a svolgere questo festival e tanti altri artisti e artiste potranno venire qui a Taranto per scoprire la città, scoprire i quartieri e regalare un po' di arte che non fa mai male. Io sono sempre Disagian, mettete un like al video, commentate se vi è piaciuto, anche se non vi è piaciuto, perché è molto importante avere dei feedback per poter migliorare. Iscrivetevi al canale, non vi costa nulla e potete supportare il mio progetto così molto facilmente. Un saluto, alla prossima!